Ciao a tutti, benvenuti nuovamente e in questo video vorrei approfondire un po' meglio quello che ho già accennato nei precedenti due soprattutto. Io non ho niente da consigliarti, posso soltanto dirti quello che ha funzionato e che funziona su di me. Questa è l'unica cosa che possiamo fare per gli altri, senza pretendere che essi vedano questo o che prendano in considerazione quella che è la nostra esperienza, non perché copino noi, ma perché questo possa, dentro di noi sappiamo che è la spinta di aiutare, ma l'aiuto non può essere legato a nessun desiderio di dare aiuto, né alla pretesa che esso venga ricevuto, recepito dall'altro. In questo tu troverai la libertà, anche se non ancora completa, ma troverai sempre più l'aquilone della tua anima libero di volare verso il sé, perché lo sleghi da tutte le aspettative, da tutte le paure, da tutte le limitazioni. Quindi in questo video vorrei trattare 3 punti fondamentalmente. Non avere più riferimenti esterni, li ho scritti perché almeno ce l'ho presenti. Pratica un'auto-osservazione priva di giudizio il più che puoi, soprattutto fino a metà marzo, perché poi le energie saranno molto più dinamiche e colpiranno molto nel fenomenico, e questo se tu non sei saldamente ancorato appunto al sé, al più possibile al sé, queste energie ti faranno ritornare ancora nella individualità, nella separazione e quindi nel giudizio, nella rivalsa e tutta quella roba lì che conosciamo fin troppo bene per averla sperimentata, soprattutto negli anni scorsi. Ma perché? Perché ci desse l'occasione appunto di sganciarsi da tutta questa finzione e falsità, avendo accettato che tutto quello che vediamo è una nostra proiezione distorta, ed è distorta tanto quanto e tanto più in base a quanto noi non siamo capaci di osservare. Infine il terzo punto è: lascia il passato. Questo è l'unico vero perdono che puoi fare verso te stesso e gli altri. Allora, il primo punto: lascia i riferimenti esterni. Non dare agli altri il potere, a chiunque essi siano, il potere di dipendere da loro. Gli altri, i corsi, i guru, anche se buoni come riferimenti, ora è tempo di lasciarli andare. Le pratiche, questo non vuol dire che tu debba smettere di fare ogni cosa, ma che debba smettere, secondo il mio punto di vista, di farla con questa modalità. Perché se tu ti metti tutte le mattine, come d'abitudine da 20-30 anni o quello che è, a praticare quella stessa pratica o più pratiche, ma come una ripetizione meccanica, a cosa serve? Ora non serve più. Ti hanno condotto queste pratiche fino a un punto, ora le devi lasciare, perché sennò, come ho già detto nell'altro video, sono un legame che, anziché liberarti verso un'ulteriore e maggiore libertà, ti fanno rimanere nella pozza. E invece l'audacia, e non è più tempo di tiepidi ma di forti, a cui si riferiva Gesù il Cristo, è proprio questo, perché soltanto un forte, un vero coraggioso è capace di andare verso l'ignoto, abbandonando la identità. E questo è il segreto. Lascia andare la tua identità, perché là è legata a tutta la sofferenza e tutta la tua ritenuta incapacità di. Se tu sei il sé, ma non ne sei ancora cosciente, devi dare al sé la possibilità di inondarti, e quindi devi lasciare andare tutto quello che è finto, che però la tua mente, il tuo io separato, ti dice che non è possibile, che è vero. In realtà basta saltare dentro l'ignoto. In un attimo tu sei già libero. Il punto è che non riesci a vivere questa libertà fino a quando non abbandoni quel senso di identità, di attaccamento che hai a quello che ritieni essere tu.
Tu che sei nato in quel giorno, che sei con questa forma, che ti hanno chiamato così, che hai avuto quel condizionamento ambientale, che quindi ti ha prodotto violenze ricevute o fatte. E in questo video vorrei appunto analizzare come tutto questo sia legato al passato. Quindi smetti più che puoi di avere riferimenti esterni, perché il riferimento esterno è ancora un legame che non ti permette di sondare quell'ignoto che invece deve affiorare sempre più chiaramente da dentro di te, dal cuore. Solo il cuore conosce la via per tornare a casa. E tu, come identità che ti identifichi appunto con l'ego e con l'io, che è la stessa, con la mente, che è la stessa cosa, ti senti piccolo e indegno. E invece se tu osservi questo semplicemente come un qualcosa che è una nuvola, ma non perdi mai la stabilità di essere il cielo, anche se ancora non lo vivi del tutto. Però il tuo lavoro è quello, di guardare sempre al cielo, di guardare sempre al sole e lasciare che le nuvole passino. Quindi non stai più rifiutando, non stai neanche accettando, in realtà stai solo guardando. Da dove? Ancora non lo sai, ma è dentro di te. È più che sufficiente per fare il vero lavoro che ti libererà. Quindi non avere riferimenti esterni, porta sempre l'attenzione più che puoi all'interno, non giudicandola, guardandola e non nutrendo più quel senso di separatività con tutto quello che hai ritenuto sbagliato, non giusto, che hai vissuto nella tua vita, qualunque cosa sia. Secondo, questa auto-osservazione è la pratica, diciamo così, più potente e più veloce che tu puoi fare per proiettarti, diciamo così, per slanciarti verso il sé. Poi lo fa la grazia. La grazia viene dalla grazia. L'amore divino è amore divino e tu non c'è bisogno che fai nient'altro se non assottigliare quel senso, quel velo, no? Che pone ancora un muro fra te e la vera realtà. Perché quando quel muro si dissolve, quella è l'illuminazione. È come se la tua bottiglietta di identità si rompesse. Questo è il potere dell'auto-osservazione. Rompere le gabbie dall'interno e riconoscere che non ci sono mai state e che era solo una tua proiezione che non ti permetteva di vivere l'immensità. Allora l'illuminazione arriverà, ma non cercarla, non ti attaccare neppure al desiderio di voler quello, perché è limitante anche quello. Lascia che sia in ogni istante la realtà quella che è. Quindi questo ti porterà, ed è questo il terzo punto di questo video, a lasciare andare l'idea del passato, perché ciò che ti lega e che non ti permette di perdonarti o di perdonare gli altri è la tua idea che vive ancora perché ti attacchi al passato, qualunque esso sia. Per lasciare andare un passato doloroso, sia esso, diciamo, che tu senti di aver subito o di aver inflitto agli altri, non cambia il senso di non sentirti degno, di non avere autostima del tuo vero sé. Ogni volta che ti appare questa tua limitazione, non la giudicare più. Lascialo, semplicemente osserva quella nuvola nera che tu ritieni ancora tale, ma domandati chi è che non si sente degno? Chi è? Cosa è quel senso di non sentirsi appunto adatti, degni, eccetera? Chi deve perdonare cosa? È tutta una farsa, è un film. Distaccati da questo e guarda il film della tua vita come lo spettatore che sta al cinema e guarda lo schermo. Riconosce
e lì possiamo entrare dicendo che è il karma, ma è un attore. Non si toglie da quella causa-effetto, accetta che ci sia stato un qualunque tipo di comportamento che ora ha un prezzo da pagare, diciamo così, però non ci si riconosce. Si riconosce come quella parte che sta osservando tutto questo film e quel ruolo di attore, di vittima, di carnefice, ma è un attore. Guardalo, non ti giudicare più, non sei quello. Hai interpretato quel ruolo e ora lo riconosci, lo vedi. In quel momento vedrai, sentirai dentro di te una spinta alla libertà, a un dissolvere, a sciogliere quella identificazione che ti faceva così tanto soffrire, e ti renderai conto che ciò che comportava la sofferenza era solo l'attaccamento a quella credenza, a quella idea. Tu non sei le idee, tu sei quel qualcosa che osserva. E più entri in questa osservazione e più vivrai degli stati differenti, sempre più distaccati, fino al punto in cui c'è la dissolvenza totale, in cui sarai ogni atomo dell'universo stesso. E te farai una gran risata, perché tutte le vite e tutto quello che anche persino il karma e dharma, ti renderai conto che era solo un'illusione e che tu mai sei stato separato dal tutto. Hai solo creduto di essere un'onda sbalzata fuori dall'oceano, ed è quell'onda ha creduto di essere separata dall'oceano, ma il viaggio di ritorno a casa è proprio risalire la cresta dell'onda, risalire il raggio del sole del sé e ritornare all'oceano profondo, nella inconoscibilità logica, immutabilità eterna, da cui però partono anche tutti i fenomeni. Il punto è non attaccarti più a nessun fenomeno e auto-osservati a guardare come la magnifica creazione di ogni fenomeno. Non importa se è un mondo di terza dimensione come la Terra, in un altro. Mi hanno chiesto anche cos'è di spiegare gli universi paralleli, ma allora ritornerei dentro la logica del pensiero. Che te ne importa di sapere? Piuttosto tendi alla conoscenza del sé, che rivela ogni sapere fenomenico, ma con la autocapacità di indagine, di autoindagine, che è solo un fenomeno apparente e che non è reale. È esattamente il film. Allora sarai capace di proiettare tanti tipi di film con la consapevolezza che sono film. Capisci un po' dove andare a finire all'eternità? Quindi questo video vuole darti questi 3 spunti. Azzera, tendi e abbatti, perché quella è la volontà del forte. Abbatti i riferimenti esterni e implodi dentro e guarda tutto da un punto di vista, non dico neanche più elevato, ma di ciò che è. Osservati, non giudicando di più. Soprattutto fino a metà marzo sarà fondamentale questo tipo di lavoro, perché ti darà poi il potere vero, ma non perché è tuo, perché si rivela a te, per essere veramente d'aiuto per i tempi che sono già entrati, che sono molto imminenti e che destabilizzeranno sempre di più l'umanità. Autoosservati e lascia il passato. Ogni volta che si ripresenta un attaccamento che ti vuole catturare nella sua sofferenza, perché se non stai in quello muore e quindi non ha più vita l'io. Questa è la tua volontà. Entra dentro, guarda, non giudicare più, non stare neanche più a vedere quello che hai fatto, quello che hai ricevuto, quello che hai subito, quello che hai inflitto. Osservalo semplicemente con amore, da quella parte interna che tu sei già. Vedrai che questo produrrà il vero perdono, il vero distacco e taglierà quel laccio che ti faceva rientrare sempre in quella dinamica dolorosa e ripetitiva. Non ha più senso.
Il vero perdono è lasciare andare il passato. Staccati dal passato, qualunque esso sia. Non lo puoi cambiare, ma puoi decidere ogni istante di non attaccarti più ad esso. E la stessa cosa vale per il futuro. L'aspettativa di essere degno di un futuro, dell'ascensione, di dove devo andare, di come dovrei essere, sarò all'altezza, è un'altra pippa mentale, io la chiamo. Quindi è un altro laccio illusorio che ti toglie energia dall'auto-osservazione, che è l'unica cosa che ti porta a rompere la gabbia dell'identificazione dell'io e della mente, che è la stessa cosa, e che ti impedisce di appunto rompere tutta quella energia che ti fa entrare direttamente nel tuo sé divino. Fai queste 3 cose. Almeno è questo quello che io neanche consiglio, perché chi sono io per consigliarti? Nessuno. E voglio proprio quello, non essere più nessuno. Applicati perché la tua identità si dissolva, perché la tua finta separazione venga meno, si dilegui e tu possa finalmente apprezzare il qui e ora così com'è e come è sempre stato e come sempre sarà. A presto!